Benvenuti, benvenute, sono felicissima di vedervi così numerosi. Questo libro sta stupendo anche me, nel senso che non mi aspettavo, sono sincera, che avrebbe avuto un riscontro così potente. E mi sono chiesta anche il perché di questo, come è nato Essere, sentire, creare favole per l'essenza. In realtà è un libro che c'è da tempo, è nato all'interno di un percorso di crescita personale che è il metodo ESC, che io ho ideato, e l'obiettivo di questo percorso è quello di riconnetterci col nostro bambino interiore. All'interno del percorso ci sono vari strumenti, tra cui c'era appunto le favole da leggere alla sera al nostro bambino interiore. E quindi per molto tempo queste favole erano semplicemente in fogli PDF singoli che le persone che partecipavano al percorso si leggevano. 2 mesi fa ho avuto proprio questa intuizione di condividerli. Perché? Perché ho visto il potere trasformativo che hanno avuto nelle persone all'interno del percorso e anche le persone che fanno counseling con me. Quindi prima di entrare, visto che siete tantissime, probabilmente la maggior parte di voi non mi conosce, chi sono? Diamo un attimo un inquadramento a Milena. A me piace definirmi ingegnere alchimista. Perché? Perché di formazione sono un ingegnere, ho una formazione scientifica, ho sempre avuto una passione per il mondo olistico e per il mondo del benessere psicologico in generale, tanto che ho preso anche un diploma come counselor psicologico. Eh, e l'unione di questi mondi è stato per me trasformativo. Non è stata semplice, sono sincera, perché invece era un forte conflitto di queste due realtà, quella più pragmatica e lineare, quella più circolare e metafisica, ma sono stato poi un conflitto che, come ogni conflitto, se sfruttato nel miglior modo, è diventata una risorsa. E essere, sentire, creare è un viaggio, ed è il viaggio che io ho percorso nel mio percorso di crescita. Io sono counselor in analisi transazionale, che è una corrente psicologica che è collegata a Eric Berne, e nell'analisi transazionale c'è un aspetto molto importante, che è quello dei permessi. Permessi che nell'à e nell'allora non ci siamo dati, o meglio che l'ambiente in cui siamo cresciuti non ci ha dato, e quindi di conseguenza noi non abbiamo introiettato. E quindi, come avete potuto vedere in Favole per l'essenza, se voi andate a scorgere i titoli di ogni favola, c'è il titolo della favola e prima c'è il tema, il focus che la favola tocca. Quindi nello specifico ci sono tantissimi permessi che iniziano con il puoi, e poi si entra proprio nel dettaglio di alcuni paradigmi dell'analisi transazionale, che sono gli stati dell'io, sono i ruoli del triangolo drammatico, è tutto il mondo delle emozioni. Ovviamente risulta difficile in questa serata entrare nel dettaglio di ogni tema. Io penso che ognuno di noi debba riconnettersi con il proprio bambino interiore, anche per andare a sviluppare l'intuizione. E qui arriva il potere della favola. Perché la favola è così potente? Perché la favola ci permette di bypassare la nostra parte logico-cognitiva, ci permette di bypassare il nostro controllore interno. Questo in analisi transazionale si dice questo genitore normativo
che ci porta a rimanere all'interno di un certo schema. Qual è però l'aspetto fondamentale da comprendere? Che tutti i blocchi che noi abbiamo nell'è e nell'allora si sono costituiti per proteggerci. Il nostro bambino li ha sviluppati, non così perché non ha niente da fare, ma proprio perché era lo strumento più idoneo che lui aveva compreso, aveva trovato per proteggerci, e molto spesso in questa protezione c'è stato proprio anche un blocco del nostro sentire. Quello che a me piace sempre dire è che non possiamo cambiare il nostro passato, ma possiamo definire il nostro futuro in funzione dell'oggi. Non possiamo scegliere o volere o desiderare di aver avuto dei genitori differenti. I genitori che abbiamo avuto hanno fatto quello che hanno potuto fare con gli strumenti che avevano, il più delle volte. Poi esistono anche dei genitori che sono oggettivamente depotenzianti, quindi usciamo anche da quest'idea che le figure genitoriali devono essere sempre salvate. Diciamo che nella maggior parte dei casi hanno agito per il più alto bene, in alcuni casi ci sono delle situazioni oggettivamente depotenzianti, ma senza entrare in quei contesti, noi non possiamo modificare l'educazione che abbiamo avuto, ma oggi possiamo scegliere da adulto di prenderci cura del nostro bambino interiore. Oggi noi, attraverso un percorso di crescita, anche attraverso dei professionisti della relazione d'aiuto, possiamo proprio cercare di entrare in contatto con quel bambino e riscrivere quello che è il nostro copione. Ho visto che una persona ha alzato la mano, io direi per lasciare anche la serata e l'intervento più fluido, lascerei le domande alla fine, perché siamo in tantissimi. Al momento siamo 53 persone, vedo che continuano ad arrivare altre persone. Quindi se iniziamo ad innescare il confronto adesso, rischiamo poi di aprire tante porte. Quindi concedetemi di prendere questa prima mezz'ora per darvi degli strumenti utili per come utilizzare al meglio il libro. E poi sarà per me molto stimolante avere un confronto con voi se avete delle domande, e quindi questo lo lasciamo nella seconda parte. Quindi come leggere questo libro? Questo libro deve essere una coccola per noi adulti. È un libro che è nato per gli adulti e poi si è trasformato anche per una lettura per ragazzi e per bambini, uno strumento che i genitori possono utilizzare per interagire con i bambini. Questo libro è una coccola che noi possiamo fare al nostro bambino interiore, come una favola alla sera, una per sera. Non è un libro che deve essere divorato. Non dobbiamo entrare nell'adulto che vuole sapere, vediamo qual è. No, dobbiamo andare a riattivare quella magia che c'era, che c'è quando si è bambini. Quella magia anche dell'attesa. Oggi viviamo nella società del fast food, fast fashion, fast contenuti, quindi questi social che continuiamo a scrollare, queste serie che ci divoriamo su Netflix vedendo una puntata dentro l'altra. Il potere dell'attesa è un potere importante. Perché? Perché nell'attesa noi abbiamo il tempo di elaborare. Viviamo oggi in una società
che ci dà tantissimi stimoli. Io vedo dalle facce di chi ha acceso la telecamera che non siamo più, diciamo, dei giovani. Lo siamo dentro, quindi lo siamo sempre, però diciamo che molti di noi hanno vissuto la bellezza dell'attesa. Hanno vissuto la bellezza della noia. Hanno vissuto l'attendere, mi è venuto in mente adesso il topolino, no? Che usciva una settimana, ce n'era una settimana e tu attendevi, magari te lo divoravi in un giorno e poi attendevi una settimana. Il potere dell'attesa è fondamentale perché? Perché per elaborare, per comprendere il nostro mondo interiore, dobbiamo stare, dobbiamo fermarci. Tanto che anche nei percorsi di crescita personale, quell'ora che una persona prende per sé di condivisione è un momento in cui la persona si autorizza a stare. Quindi la prima domanda che vi pongo è: quanto vi autorizzate a stare in voi? Quanto vi autorizzate a prendere del tempo per voi? Come avete visto, le favole di Essere, Sentire, Creare sono molto brevi, sono una paginetta. Le si legge in 5 minuti. Quanto è facile per voi ritagliarvi quei 5 minuti la sera, più 5 minuti di riflessione? Perché già da qui potremmo aprire il tema della serata. Perché molto spesso quando si parla di crescita personale e quando si parla anche di educazione nei confronti dei figli, si sottovaluta molto il tempo dello stare, che poi si ricollega al tempo dell'attesa. Il tempo da dedicarsi. Perché se noi dobbiamo tornare in contatto e vogliamo tornare in contatto con il nostro bambino interiore, quel bambino dobbiamo ascoltarlo. E per ascoltarlo dobbiamo stare. E invece spessissimo siamo nel fare. Fare, 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 fare. E il nostro bambino urla e noi... Quindi arrivano queste emozioni e noi chiudiamo. Perché non possiamo essere tristi, non possiamo essere arrabbiati, non possiamo avere paura. E infatti nel portale del sentire ci sono proprio questi permessi. Puoi sentire, puoi aver paura, puoi essere triste, puoi provare disgusto. E noi siamo cresciuti con lo schifo non si dice. Ma in realtà l'emozione del disgusto è un'emozione molto importante da comprendere, perché è quell'emozione che ci permette intuitivamente, istintivamente di comprendere se un qualcosa è giusto per noi, partendo dal cibo, ma non solo. E quindi come leggere questo libro? Partendo proprio dal dedicarsi una favola al giorno, scegliendo di leggere una favola al giorno con i nostri figli e leggerla come la leggerebbe un bambino o come se noi la leggessimo ad un bambino, con la stessa magia. Dobbiamo scegliere di attivare il nostro pensiero immaginifico. Io, come ho detto all'inizio di formazione, sono un ingegnere e purtroppo gli ingegneri, e questa è una mega generalizzazione,
tendono ad essere un po' rigidini o tendono ad avere, parlando il linguaggio dell'analisi transazionale, un sì perfetto molto forte. Quindi quando io ho fatto fare la revisione delle favole a 5 persone, perché? Perché avevo quest'ansia del devono essere perfette, cioè quando uno legge deve entrare nella favola. E è stato potentissimo nel momento che c'è stata la prima stampa scoprire che c'erano dei refusi. E lì ho dovuto fare pace con me stessa e col mio sì perfetto. Perché? Perché alla fine, quando noi leggiamo una favola ad un bambino e quando il bambino si immedesima, ma sta lì a vedere se c'è il refuso. È sempre questo nostro adulto che vuole cercare di bloccare il pensiero dell'immaginazione. E stasera, prima di passare alle domande e alla condivisione, leggeremo una favola assieme per farvi vedere come può essere letta. Perché il secondo modo per utilizzare questo libro è utilizzarlo con l'altro, con il nostro cliente, se siamo un counselor, con il nostro paziente, se siamo uno psicoterapeuta. Io lo utilizzo in questo modo. Quando intuisco che la persona ha un blocco rispetto a una determinata tematica, vado a scegliere la favola di riferimento. Quindi, faccio un esempio, percepisco che ha un blocco nel manifestare la propria rabbia, vado a leggere la favola del puoi arrabbiarti. Oppure se una persona che magari entra spesso in un ruolo vittimistico, leggo la favola che è collegata alla vittima. Oppure a volte semplicemente in modo così intuitivo mi faccio dire un numero da 1 ai 45 e scelgo la favola che arriva. A breve arriveranno anche le carte perché moltissimi di voi me le hanno chieste e quindi stiamo facendo anche quelle. E come chiedo al cliente di porsi? Gli faccio chiudere gli occhi e gli chiedo di immaginare quello che io sto leggendo. Ovviamente qua chi è psicoterapeuta o counselor percepisce, intuisce se è lo strumento giusto da utilizzarsi con quella determinata persona. Perché? Perché anche soltanto il fatto di far chiudere gli occhi, non tutti possono essere pronti per questo. Ok? Quindi partiamo dal presupposto che intuiamo che questo può essere uno strumento. Perché? Perché bypassa la parte logico-cognitiva e da lì, alla fine della lettura, si aprono. Si può chiedere cosa la persona ha sentito, ha provato o non ha provato, quali sono le immagini e si aprono dei mondi. A volte è molto utile quando si è in uno stato d'impasse, in cui non si riesce ad entrare. Perché? Perché il controllore del cliente o del paziente è molto forte e quindi sei in uno stato proprio di blocco e questo può essere uno strumento. Oppure può essere proprio utilizzato per creare un percorso. La cosa bella di questo libro e anche poi degli altri strumenti che ho ideato è che devono sviluppare devono riattivare la nostra creatività. Non c'è un metodo, non c'è il metodo. Io diffido sempre da chi ha il metodo. Perché? Perché ognuno di noi è unico e quindi una cosa che può andar bene per una persona potrebbe non andar bene per un'altra. E allora dobbiamo avere proprio questa abilità nell'intuire cosa è più giusto per noi
e cosa ovviamente può essere più coerente per quel momento di crescita con il nostro cliente o con il nostro paziente. Bene, allora, con voi vorrei leggere stasera la favola collegata al puoi essere te. Ecco, apro una parentesi rispetto a come le favole sono strutturate. Sono strutturate attraverso 3 portali: il portale dell'essere, il portale del sentire e il portale del creare. Da dove derivano questi 3 portali? Questi 3 portali son legati a 3 intelligenze che noi abbiamo, che io ho, diciamo così, etichettato come l'intelligenza dell'essere, del sentire e del creare. Intelligenze che son collegate ai nostri 3 cervelli: il cervello enterico, il cervello encefalico e il cervello cardiaco. E quando parlo di cervelli veri e propri, nel senso che le neuroscienze hanno riscontrato che nella nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra pancia ci sono dei neuroni. Neuroni vuol dire scambi di impulsi elettrici che creano 3 campi elettromagnetici che hanno delle loro caratteristiche. Ma senza entrare in questo tema, perché poi ho sviluppato un dispositivo che va ad agire sia a livello di bilanciamento del sistema nervoso che di allineamento di questi 3 campi, è importante comprendere queste nostre 3 intelligenze. Molto spesso queste 3 intelligenze sono fuori fase. Noi vogliamo una cosa, ne sentiamo un'altra e ne agiamo un'altra ancora. Cioè l'essere, il sentire e il creare non sono allineati. Pensate ad esempio a chi sceglie di fare un certo tipo di università non perché è in linea con quello che è o quello che vorrebbe, ma perché vuole soddisfare le aspettative magari dei genitori. Pensate a quelle famiglie in cui sono tutti avvocati, sono tutti dottori e magari son felicissimi di questo, ma magari no. E allora cosa fanno? Visto che l'essere si fa sentire, chiudono il sentire e si crea uno sbilanciamento tra questi 3 campi. È un po' come se avessimo, immaginate 3 corde, una che tira verso l'alto, una che tira verso il basso, una che tira a destra e quindi noi usiamo la nostra energia per rimanere integri. Quando invece siamo allineati, questi 3 centri sono coerenti, l'essere, il sentire e il creare sono tra loro in fase, si dice in fisica, allora la nostra energia si potenzia. È lì che arrivano poi anche le intuizioni. E questo è un lavoro sia di crescita personale che poi anche il lavoro che il professionista della relazione d'aiuto fa con il proprio cliente o il proprio paziente. Quindi stasera, quando stavo pensando a quale favola condividere con voi, ho scelto la favola della bussola del cuore, che è collegata ad un permesso molto potente. Al permesso puoi essere te. Perché diciamocelo, non viviamo proprio in una società che potenzia la connessione col nostro essere. Siamo spesso esseri che siamo pensati più che pensanti. Siamo esseri che consumiamo e a volte veniamo consumati. Quindi, wow, cioè in analisi transazionale si parla molto di analisi di realtà. Non dobbiamo entrare in un pensiero complottistico per comprendere che viviamo in una società che non è legata all'essere. Ma nonostante questo,
l'essere umano ha una potenzialità pazzesca e quell'essere lo ricerca. E quindi questa è la nostra bellezza, e questa è la bellezza che io vedo nelle persone, perché nel momento che le persone le vedi e gli fai notare la loro bellezza, si riscoprono. E per questo ho scelto questa favola stasera da condividere con voi. Puoi essere te. Perché? Perché l'augurio che io faccio ad ognuno di voi. Riuscire ad autorizzarvi nel darvi questo permesso. Un passo alla volta, un respiro alla volta. Bene, allora, leggerò la favola in questo modo. Vi chiederò, per chi vuole e si sente a suo agio, di chiudere gli occhi. Se avete il libro davanti, non leggetela con me, chiudetelo. Lasciate che sia la mia voce a leggervi la favola. E mentre vi leggo la favola, proprio immaginate quello che vi sto leggendo e rimanete in contatto con il vostro sentire. Autorizzatevi a diventare degli osservatori interni ed esterni di voi. Fatevi coccolare da questa favola. Prendetevi questi 5 minuti in cui non prendete appunti, non dovete capire come leggere il libro, cosa fare o cosa non fare. 5 minuti in cui dite al vostro bambino: questa favola è per te. Bene, chiudete gli occhi, fate un respiro profondo e entrate in contatto con il vostro corpo, con le vostre sensazioni, con le vostre emozioni. Diventate degli osservatori interni e degli osservatori esterni e semplicemente autorizzatevi a entrare in questo mondo. In un mondo dove tutti sembravano seguire strade già tracciate, viveva Vera, un'anima inquieta e sognatrice. Nonostante avesse a disposizione una mappa densa di rotte sicure e familiari, nel suo cuore pulsava un richiamo differente, un bisogno di avventure non scritte. Nelle sue mani giaceva una bussola d'antica fattura, non come le altre, ma una che indicava la rotta della sincerità. Era la bussola del cuore, che sussurrava segreti d'autenticità e chiamava verso terre ignote. Con coraggio Vera decise di fidarsi di quella bussola, abbandonando mappe tradizionali e strade affollate. Si inoltrò in foreste misteriose, scalò cime vertiginose e attraversò vallate incantate. Nonostante le sfide, sapeva di essere sulla giusta via. Incontrò, durante il suo pellegrinaggio, figure tentatrici che le proponevano strade più brevi, promettendo destinazioni grandiose. Ma con fermezza Vera declinava, fidandosi solo del richiamo della sua bussola del cuore, che parlava il linguaggio dell'anima. La sua Odissea divenne leggenda,
non solo stava scoprendo mondi esterni, ma esplorava e dava forma anche al suo mondo interiore, tessendo la trama della propria storia con passione e determinazione. Infine Vera giunse in una terra mai vista prima, un paradiso sconosciuto ai più, ma che a lei suonava come casa. Era il regno del suo cuore, un luogo nato dalla sua stessa essenza. La profonda rivelazione che la pervase fu che l'autenticità non è una destinazione, ma è l'essenza stessa del viaggio. È la melodia che guida ogni scelta, ogni passo, ogni sussurro dell'anima. È l'infallibile bussola che guida verso il tesoro più prezioso, la propria verità. Vera divenne così un faro, illuminando il cammino per chi, come lei, voleva trovare la propria via, testimoniando che, seguendo il cuore, ogni viaggio diventa un'opera d'arte unica. E quando volete, quando siete pronti, aprite gli occhi e la domanda di riflessione è: nel viaggio della tua vita, della vostra vita, ti stai lasciando guidare dalla bussola del cuore, che non è la bussola delle emozioni che arrivano e ci guidano, ma dal nostro sentire. E qua, aiuto! Perché guardarsi allo specchio e rispondere a questa domanda non è semplice, perché si aprono porte. E se poi quello che trovo non mi piace, rischio di cadere nel rimpianto. Abbiamo iniziato dicendo: il passato non possiamo cambiarlo, ma possiamo fare delle scelte nell'oggi. E per fare delle scelte consapevoli dobbiamo partire nell'ascoltarci ed essere sinceri con noi, perché il benessere parte da lì, parte da qui, perché se no ricerchiamo all'esterno delle conferme. È facile? No. È possibile? Sì. È un viaggio meraviglioso? È un viaggio interessante, meraviglioso. E come ogni viaggio può avere dei momenti di difficoltà, ma può essere, quando si vede in prospettiva, unico. Immagino che ognuno di noi può ricordare un viaggio in cui ne sono successe di tutti i colori, però adesso quando lo rivedi in prospettiva ci ride anche sopra, e anzi vede quell'esperienza come qualcosa di potenziante. Bene, questa voleva essere così uno spunto di riflessione su come utilizzare il libro. Io ho deciso che da settembre farò dei percorsi specifici, dei corsi e dei percorsi specifici per chi è all'interno delle relazioni d'aiuto, quindi proprio per comprendere come utilizzare al meglio questo strumento e altri strumenti che ho ideato. E poi ci saranno anche percorsi per chi è
solo su un percorso di crescita personale. Comunque io faccio già dei percorsi sia individuali che di gruppo, quindi nel caso per quelli potete contattarmi. Ma adesso lascio la parola a voi, visto che siete tanti, vi chiedo se avete domande di scriverle nella chat oppure anche uno a uno di alzar la mano, vi attivo il microfono.